Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2023. Abbiamo il giudizio, amici del leone. Periodo di risveglio, periodo di presa di consapevolezza. Normalmente quando c'è la carta del giudizio si parla di chiamata, che per qualcuno può essere la chiamata spirituale, quindi magari trovare il proprio scopo di vita, piuttosto che potrebbe essere una chiamata di tipo fisico, una notizia che arriva. Normalmente con il giudizio sono notizie o prese di consapevolezza per quello che riguarda il proprio passato. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video della sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Amici del leone, andiamo a vedere 9 di spade. Cominciamo l'energia di giugno in un modo un po', diciamo, preoccupato. Il 9 di spade è sempre una carta che ci parla di pensieri, che in qualche modo ci preoccupano, ci attanagliano, magari per qualcuno ci sono proprio dei problemi di ansia, preoccupazioni, qualche cosa che impedisce di dormire un sonno profondo. Allora, poi andiamo avanti. Abbiamo un 6 di spade, la carta della giustizia, giudizio, giustizia, la carta del carro, un 6 di coppe, un 3 di spade, abbiamo un 8 di coppe e poi in più sono usciti l'imperatore, la sacerdotessa e la regina di coppe. C'è qualche questione qui all'inizio della lettura, quindi diciamo terza settimana di giugno, ehm, da cui è necessario prendere distanza. Probabilmente questi pensieri, queste preoccupazioni, ehm, che vi stanno un po' togliendo il fiato, mi viene da dire, che non vi fanno essere tranquilli. Sono preoccupazioni riguardo al passato. Qui c'è tanto passato, c'è anche un 6 di coppe, c'è comunque anche la carta della sacerdotessa che è collegata con la luna. Però con questo 6 di spade al contrario è come se qualcuno non si rende conto ehm, del sistema di pensiero di questo 9 di spade, oppure come se si facesse fatica o non si volesse in qualche modo allontanarsi da certe forme pensiero, da certe preoccupazioni, da certe cattivi pensieri. Potrebbero anche essere delle supposizioni. Qui abbiamo la giustizia, è come se ci fosse qualche cosa da mettere in regola, da regolarizzare, può essere la necessità di un contratto, può essere... Guardate, normalmente quando c'è la giustizia si parla anche di questioni legate alla burocrazia, quindi firme che dovrebbero arrivare, insomma. Per qualcuno si tratta di giustizia divina, perché abbiamo comunque anche il giudizio, come se ci fosse una sorta di desiderio di rivalsa. E se fosse il discorso dei contratti, ragazzi, sento che qualcuno è legato a questo tipo di riconoscimento di contratto, di regolarizzazione per poter muoversi, per andare avanti, per capire che tipo di direzione dare a questa situazione lavorativa, piuttosto che familiare, piuttosto che personale.
Terminiamo poi con un 6 di coppe, 3 di spade e il fante di coppe e li andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 9 di spade. 6 di coppe nuovamente. Cavaliere di pentacoli. 6 di bastoni, 7 di coppe, asso di bastoni e 9 di bastoni. Allora, questi pensieri potrebbero essere legati a un sogno, a una relazione, a un ideale che va avanti in modo molto lento. È come se quello che vi preoccupasse fosse appunto questo riconoscimento, questo successo, questo essere visti, questo diventare famosi anche per qualcuno. È come se fosse una cosa che si vede lontano. Può anche essere il riconoscimento all'interno di un'impresa, di un'azienda, di una famiglia magari. Però è come se ci fossero... Dunque, il 7 di coppe in realtà è una carta che parla di possibilità che si aprono, ma di possibilità che potrebbero essere illusorie. È come se ci fosse qualche cosa legato al passato, legato a questo, alla lentezza magari di questa relazione, che vi facesse pensare come se il successo fosse lontano. E qui con l'asso di bastoni si tratta di iniziare, di fare un'azione di tipo concreto. Si tratta anche un po' di ritrovare l'entusiasmo, direi io. Andiamo a vedere il 6 di spade al contrario a cosa fa riferimento. Abbiamo un 2 di coppe. Ragazzi, per qualcuno è chiaramente un compromesso emotivo. Può essere con un padre di famiglia, con un capo, in questo caso perché abbiamo l'imperatore, come se ci fosse un accordo, un contratto, magari c'è un fidanzamento per qualcuno. So che questa è una lettura generale, ma essendo un 2 di coppe non lo posso negare. Andiamo a vedere la giustizia, perché infatti ho come la sensazione che qualcuno voglia allontanarsi da, da un'unione, da un contratto, da un matrimonio per qualcuno. E qui abbiamo la giustizia. Sento che avete bisogno di tagliare qualche cosa, però non sapete ancora bene che cosa. Sì che è una carta che parla di contratti, ma è anche una carta che parla alla spada normalmente. E quindi è lì per tagliare quello che non serve più, per riportare in equilibrio i piatti della bilancia. E qui con questo asso di spade al contrario è come se o non si sapesse che cosa tagliare, perché giustamente con il carro qui non si sa che direzione dare ed è come se qualcuno aspettasse come un avvenimento divino che dia un'indicazione, che dia una direzione. Perché probabilmente a causa di questo 7 di coppe non ci vedete chiaro ancora. Andiamo a vedere questo carro. Il diavolo e il 6 di spade nuovamente. Sì, vi sentite condizionati nel modo di muovervi a livello mentale, soprattutto a livello mentale. O è un discorso inerente a dove va questo tipo di relazione, questo tipo di prodotto, ipotesi, su che mercato lo voglio piazzare. C'è con questo... datemi un'altra carta per il diavolo. Regina di spade, è come se ci fosse confusione mentale, ragazzi. È una questione di anche ego, perché giustamente c'è il diavolo ed è come se
si fosse confusi probabilmente a causa del proprio ego su quello che si vuole, su quello di cui si ha bisogno, sul tipo di direzione che si vuole dare a questa relazione o a questa situazione in ballo. Andiamo col 6 di coppe, perché di nuovo ce l'ho qui e ce l'ho qui. Si parla di sogno, si parla di relazioni romantiche, si parla di qualche cosa o qualcuno che torna dall'infanzia, torna dal passato. Per qualcuno può essere proprio una problematica o una dinamica che ritorna dal passato e che ha bisogno di essere regolarizzata. Abbiamo per il 6 di coppe, il 9 di coppe e il 7 di pentacoli al contrario. Io sento che avete voglia di perseguire il vostro sogno, di arrivare a questo appagamento, a questo compimento. Con i 6 di coppe c'è sempre un'aria un po' romantica, ragazzi. E vi dirò che per qualcuno potrebbe essere una situazione tra fratelli. Andiamo a vedere il 3 di spade. Regina di coppe e luna. Devo dire che alla fine di giugno, ragazzi, questa situazione un po' così di compressione mentale, perché qui c'è proprio la necessità di lasciare indietro certe rigidità. La giustizia, io quando sento la giustizia sento sempre la giustizia divina vista anche come giustizia morale. Mm? E quindi qui è un po' come se ci fosse un po' troppo bigottismo per qualcuno, un po' troppa rigidità, un po' troppo giudizio anche sento, sia nei confronti degli altri, ma soprattutto nei vostri, di confronti. Ed è come se aveste bisogno di... Sì, mi colpisce perché la regina di spade è al contrario, la regina di coppe al dritto. È come se avesse bisogno di trasmutare quelle che sono le sofferenze che crea la mente. Il fatto di non saper, diciamo, la direzione giusta da prendere, o come l'idea che vi porterà un po' in, diciamo, a rispecchiarvi con quelle che potrebbero essere le vostre paure del passato. Ecco perché c'era il giudizio. Ci sono delle dinamiche che potrebbero ritornare appunto dal passato, ma sono dinamiche mentali. È la vostra testa, perché già partite con un 9 di spade, eh. Siete voi che dovete tagliare condizionamenti, schiavitù, questioni legate all'ego, credenze limitanti, forme pensiero, rigidità mentale, bigottismo. Mm. Sì, diciamo che nell'ultima parte di giugno vi sento abbastanza nelle emozioni, anche altalenanti. In effetti poi abbiamo questo 8 di coppe, che è una carta che parla è la carta del ricercatore, fondamentalmente, come se vi dicessero di prendere distanza, prendere tempo, ricercare dentro voi stessi. Mm. Come un po' se vi dicessero di ricercare quella che è la vostra forza interna. Tenete presente che poi qui terminiamo con l'imperatore, la sacerdotessa e la regina di coppe, ok? Quindi qui è come trovare la propria forza, quello su cui si basa la vostra struttura, quello che è realmente importante per voi. E la carta della sacerdotessa, come vi avevo detto prima, vi esorta a guardare oltre la dualità. Qui ha una candela nera e una candela bianca. È colei che chiude i due occhi umani della dualità per aprire il terzo occhio, quello che vede oltre la dualità. E la regina di coppe è come se fosse un consiglio carino che vi dice siate madri di voi stessi, ce l'avevate anche qui, imparate ad amarvi. È giusto anche riconoscere le proprie emozioni negative e integrarle. Cioè non è giusto quando abbiamo paura di qualche cosa, come dire, scappare dal problema, no? È più giusto mettersi lì, osservare il problema e chiedersi perché
è così, perché per me è un problema così grande, perché c'è questa paura, perché ho questa proiezione, da dove arriva, e semplicemente poi prendere atto, ok, ho questa proiezione, ho questa paura, va bene, ne sono consapevole, so che è una paura dettata dal ego, io non sono quella paura lì, e c'è una sorta di distacco da quello che è l'identificazione con il proprio ego. Andiamo avanti, andiamo a vedere ancora un oracolo, un koan zen, vediamo che messaggio vi vogliono dare per chiudere la lettura. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Ve lo metto qua vicino alla carta della sacerdotessa perché era un po' quello di cui si parlava prima. È un po' come se vi dicessero di sperimentare, siate voi gli osservatori, non lasciate che qualcun altro vi possa condizionare, che siano vostre le proiezioni, che siano forme pensiero acquisite durante l'infanzia. Guardate con i vostri occhi, cercate di capire qual è la vostra realtà, toglietevi da queste rigidità mentali acquisite. Amici del Leone, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come si muoveranno le energie nel prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, con l'iscrizione, un commento, a me fa sempre piacere ricevere commenti. Non riesco più a rispondere ai commenti, però li leggo sempre tutti e quindi ringrazio in effetti tutte le persone che sostengono il canale anche con le condivisioni, le donazioni e gli abbonamenti. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!